Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Kempen, siringhe pre-riempite / fiala più siringa, Bioproiet Italia SRL, ultimo aggiornamento. 4 aprile 2022. Cos'ha Kempen, siringhe pre-riempite / fiala più siringa? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Kempen, siringhe pre-riempite / fiala più siringa durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Kempen, siringhe pre-riempite / fiala più siringa? Kempen, siringhe pre-riempite / fiala più siringa ha un farmaco a base del principio attivo adrenalina, appartenente alla categoria degli anafilassi, stimolanti cardiaci adrenergici e nello specifico adrenergici e dopaminergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Bioproiet Italia SRL. Kempen, siringhe pre-riempite / fiala più siringa può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Kempen 300 mcg / 0,3 ml soluzione iniettabile 1 siringa pre-riempita da 0,3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bioproiet Pharma. Concessionario: Bioproiet Italia SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe H. Principio attivo: adrenalina. Gruppo terapeutico: anafilassi, stimolanti cardiaci adrenergici. Forma farmaceutica: siringhe pre-riempite / fiala più siringa. Indicazioni: trattamento di emergenza per reazioni allergiche acute, anafilassi, causate da arachidi o altri alimenti, medicinali, morsicature o punture di insetto e altri allergeni oltre che per anafilassi indotta dall'esercizio idiopatica. Posologia: il paziente deve portare sempre con sé a copyright 2 autoiniettori perché la prima somministrazione potrebbe non andare a buon fine o non essere sufficiente. Posologia: la dose efficace è generalmente nell'intervallo 0,005-0,01 mg / kg, ma in alcuni casi possono essere necessarie dosi più elevate. Uso negli adulti: la dose usuale è di 300 microgrammi. Adulti di dimensioni notevoli possono avere bisogno di più di una iniezione per neutralizzare gli effetti di una reazione allergica. In assenza di miglioramento dal punto di vista clinico o in caso di peggioramento, potrebbe essere necessario somministrare una seconda iniezione di Kempen 300 microgrammi 5-15 minuti dopo la prima iniezione. Si raccomanda di prescrivere 2 autoiniettori di Kempen 300 microgrammi che i pazienti devono portare sempre con sé a copyright. Uso nei bambini: la dose appropriata può essere di 150 microgrammi, Kempen 150 microgrammi, o 300 microgrammi, Kempen 300 microgrammi, di adrenalina, epinefrina, a seconda del peso corporeo del bambino e a discrezione del medico. A bambini e adolescenti di peso superiore a 30 kg si deve prescrivere Kempen 300 microgrammi. L'autoiniettore Kempen 150 microgrammi è progettato per erogare una singola dose di 150 microgrammi di adrenalina, epinefrina. Un dosaggio inferiore a 150 microgrammi non può essere somministrato con una precisione sufficiente nei bambini che pesano meno di 15 kg e l'uso pertanto non è raccomandato a meno che il bambino sia in pericolo di vita e l'iniezione avvenga sotto supervisione medica. Modo di somministrazione: solo per via intramuscolare. Kempen 300 microgrammi consiste in una siringa pre-riempita di adrenalina, epinefrina, posta all'interno di un dispositivo per autoiniezione. L'insieme dei due componenti è definito autoiniettore. Una iniezione di Kempen 300 microgrammi deve essere somministrata per via intramuscolare immediatamente non appena compaiono i segni ed i sintomi di shock anafilattico. Questi ultimi possono comparire pochi minuti dopo l'esposizione all'allergene e i più frequenti sono orticaria, vampate o angioedema. Le reazioni più gravi coinvolgono l'apparato respiratorio e quello cardiovascolare. Iniettare Kempen 300 microgrammi solo nella parte anterolaterale della coscia, non nel gluteo. La sede di inoculo può essere massaggiata leggermente per 10 secondi dopo l'iniezione per accelerare l'assorbimento. L'autoiniettore è progettato per iniettare attraverso gli indumenti o direttamente attraverso la cute.
L'autoiniettore Kempen 300 microgrammi è indicato per l'autosomministrazione immediata da parte di persone con una storia di anafilassi ed è progettato per rilasciare una singola dose di 300 microgrammi, 0,3 ml, di adrenalina, epinefrina. Per motivi di stabilità 0,75 ml rimangono nella siringa dopo l'uso, ma il prodotto non deve essere usato un'altra volta e deve essere smaltito in sicurezza. Il paziente/operatore deve essere informato che dopo ogni uso di Kempen 300 microgrammi deve chiedere un intervento medico immediato, chiedere un'ambulanza e dire a Euros anafilassia Euro-S anche se i sintomi sembra che stiano migliorando, vedere paragrafo 4.4. Se il paziente è cosciente deve stare preferibilmente disteso con le gambe sollevate, se però ha difficoltà respiratorie deve stare seduto. Il paziente privo di sensi deve essere adagiato su un fianco in posizione di recupero. Il paziente deve rimanere possibilmente in compagnia di un'altra persona fino all'arrivo dei soccorsi. Controindicazioni: ipersensibilità all'adrenalina, epinefrina, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, vedere il paragrafo 4.4 per ulteriori informazioni sul metabisolfito di sodio. Non ci sono controindicazioni assolute per l'utilizzo in situazioni di emergenza allergica. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Kempen 300 microgrammi contiene metabisolfito di sodio che può causare reazioni di tipo allergico, tra cui sintomi anafilattici e broncospasmo in persone predisposte, particolarmente in quelle con una storia d'asma. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli effetti dell'adrenalina, epinefrina, possono essere potenziati da antidepressivi triciclici, antidepressivi misti noradrenergici, serotoninergici, come venlafaxina, sibutramina o milnacipran, nonché copyright inibitori delle monoaminoossidasi, improvviso aumento della pressione arteriosa e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Kempen, siringhe preriempite / fiala più siringa durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Kempen, siringhe preriempite / fiala più siringa durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono studi adeguati o ben controllati sull'uso di adrenalina, epinefrina, nelle donne in gravidanza. L'adrenalina, epinefrina, deve essere usata in gravidanza solo se il potenziale beneficio giustifica, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Si raccomanda ai pazienti di non guidare o usare macchinari dopo la somministrazione di adrenalina, epinefrina, fino a che non siano risolti i sintomi correlati allo shock anafilattico. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati dipendono dalla sensibilità del singolo paziente e dalla dose somministrata. Le reazioni avverse comuni anche a dosi basse di adrenalina, epinefrina, sono palpitazioni, tachicardia, sudorazione, nausea, vomito. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio o iniezione intravascolare accidentale di adrenalina, epinefrina, può causare emorragia cerebrale in seguito all'improvviso innalzamento della pressione arteriosa. La morte può essere causata da edema polmonare acuto indotto dalla vasocostrizione periferica e dalla stimolazione cardiaca. Gli effetti pressori dell'adrenalina, epinefrina, possono essere controbilanciati da vasodilatatori ad azione rapida o da alfa-bloccati adrenergici. In caso di prolungata ipotensione, potrebbe essere necessario somministrare un altro farmaco che innalza la pressione, come la noradrenalina. L'edema polmonare acuto con compromissione respiratoria in seguito a sovradosaggio di adrenalina, epinefrina, deve essere trattato somministrando un farmaco a base di alfa-bloccanti ad azione rapida, come la fentolamina e o con respirazione a pressione positiva intermittente. Il sovradosaggio di adrenalina, epinefrina, può anche determinare bradicardia transitoria seguita da tachicardia. Queste possono essere seguite da aritmie cardiache potenzialmente fatali, che possono essere trattate con beta-bloccanti adrenergici. Per controllare gli effetti sulla circolazione periferica mediati dai recettori alfa, la somministrazione di beta-bloccanti deve essere preceduta o associata all'assunzione di alfa-bloccanti adrenergici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Stimolanti cardiaci escluso glucosidi cardiaci, agenti adrenergici e dopaminergici, adrenalina, epinefrina. Codice ATIC C01K24. L'adrenalina, epinefrina, ha una catecolamina naturale secreta dalla midollare del surrene in risposta a proprietà farmacocinetiche. L'adrenalina, epinefrina, viene rapidamente inattivata nel corpo, principalmente nel fegato dagli enzimi CONT-MAO.
Gran parte di una dose di adrenalina, epinefrina, viene escreta sotto forma di metaboliti NL, dati preclinici di sicurezza. L'adrenalina, epinefrina, viene ampiamente usata nella pratica clinica per il trattamento delle emergenze allergiche da molti anni. Non ci sono dati preclinici di rilievo per il prescrittore che aggiungano informazioni, elenco degli eccipienti, cloruro di sodio, metabisolfito di sodio, e 223, acido cloridrico, acqua per iniezioni, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Kempen, siringhe preriempite / fiala più siringa a base di adrenalina sono: IEXT, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.